In un mondo dove il consumismo ha preso il sopravvento, dove la parola riparare o aggiustare sembra essersi smaterializzata dai dizionari, dove facciamo tutti i conti giorni con l'obsolescenza programmata, una moto che ha superato i 100.000 km e che sta per festeggiare il 10° compleanno dalla prima sua immatricolazione, è una moto da buttare o una moto che ancora può dir la sua? Dopo questa super presentazione, moto a tutto schermo, perché lei è la vera protagonista di questo video. In primis vi chiedo scusa per come ho terminato il video la scorsa volta, ma nel montaggio mi sono reso conto che potevo scindere due cose. Da un lato costi e preparazione per la moto per un lungo viaggio, dall'altro argomento interessantissimo che andiamo a trattare in questo video, cioè manutenzione straordinaria della Tenerona fatta nei suoi primi 100.000 km e soprattutto usura di alcune parti meccaniche che non ho mai controllato fino ad ora. Prima di entrare nel dettaglio del video, seduti sopra la Tenerona, voglio raccontarvi una cosa. In tutti i nostri viaggi, nell'ultimo giorno, nell'ultimo tratto, quando i pensieri brutti ti assalgono perché il viaggio è finito, perché il giorno dopo si torna al lavoro, per far fronte a questa situazione cerco sempre di pensare a qualcosa di positivo. Dato che parliamo di un viaggio in moto, cerco magari di pensare ad una eventuale moto nuova. Così accendo l'interfono e chiedo a Sara: che dici, quest'anno la vendiamo la Tenerona? E lei, senza pensarci minimamente, mi assale subito e mi dice: ma come puoi pensare una cosa del genere? Dopo tutti i viaggi fatti insieme, dopo tutti i luoghi visti, dopo tutta l'acqua presa, dopo che ci ha riportato sempre a casa, indenne, senza il minimo problema, in due stracarica, tu pensi a cambiarla? Ovviamente Sara parla con il cuore, quindi ha un pensiero romantico della situazione, però di meccanica non ci capisce una cippa, quindi io gli dico: guarda, per quanto questa moto possa essere affidabile, per quanto è stata progettata dai migliori tecnici giapponesi, per quanto possa essere stata assemblata dai migliori samurai e forgiata con i migliori materiali, è pur sempre un mezzo meccanico e come tutti i mezzi meccanici sono soggetti a usura. Quindi ricordo a Sara alcuni momenti vissuti durante i viaggi dove l'affidabilità per noi è stata fondamentale. Vi faccio un piccolo esempio. Quando siamo entrati nella Federazione Russa, frontiera di Tereova, quindi frontiera Lettone, Federazione Russa, direzione Mosca, ci hanno trattenuto in frontiera 6 ore e mezza. Noi siamo arrivati primo pomeriggio, non c'era praticamente nessuno, però per motivi che non siamo riusciti a capire, ci hanno trattenuto e ci hanno fatto entrare praticamente alle 10:30 di sera. Era notte, dalla frontiera a Mosca sono 600 km, 600 km di strada dritta, di strada dove intorno non c'è nulla, alcuni distributori e un piccolo paesino, Veliki Luki, dopo circa 200 km dove ci siamo fermati la notte per dormire, ma per il resto nulla. Se avessimo avuto un problema alla moto in quel momento, per carità, ci sono problemi molto più grandi, però comunque avremmo dovuto aspettare la mattina perché effettivamente chiami ma non sai neanche chi chiamare, perché l'inglese non lo parla quasi nessuno, perché l'assistenza stradale e l'assicurazione non l'avevo, quindi per molti motivi in certi momenti la moto è un fattore fondamentale per l'ottima riuscita del viaggio. Quando parliamo di affidabilità, io non so se questa moto è ancora affidabile, quello che succederà da qui in avanti. L'unica cosa che posso dirvi e che voglio fare in questo video è raccontarvi tutto quello che ho vissuto e tutto quello che ho visto con i miei occhi dopo il super tagliandone che ho fatto la scorsa settimana. Tornate sul tavolo da lavoro che oramai conoscete bene, vedete questi prodotti. Qua dentro c'è il tallone d'Achille della Tenerona e qua ci sono due prodotti che tratteremo più avanti. Tornando invece al discorso affidabilità, secondo me una moto del genere, ma anche un 1000, un 600, un 650, se ben mantenuto, potrebbe fare 500.000 km ed oltre. Il discorso non è tanto il chilometraggio in senso assoluto, il discorso è che cosa gli ha dovuto fare per raggiungere quel chilometraggio, perché se noi andiamo a sostituire ogni singolo pezzo che si rompe, ci invecchieremo prima noi della moto. Tornando alla Tenerona, quando mi fate la domanda: ma tu che cosa gli hai fatto finora? La risposta è semplicissima. Io la moto l'ho acquistata a febbraio del 2014, era praticamente nuova. La moto è immatricolata a giugno 2012, per questo all'inizio del video vi ho detto che sta per festeggiare il suo 10° compleanno. Comunque, da quel giorno non ho fatto altro che la manutenzione ordinaria. Questo l'avete visto nel video scorso, io la faccio da solo, quindi l'unica cosa che non transigo è olio motore, filtro olio motore, olio del cardano ogni 10.000 km. Ovviamente non stiamo a guardare il chilometro, quindi se sono 11.000 o 12.000 non cambia nulla, ma sull'olio del motore non transigo. Secondo me l'olio del motore, per fare una metafora, è un po' il cibo per il nostro corpo. Se noi mangiamo meglio vivremo più a lungo, forse. Ma a parte questo, ho cambiato le candele ogni 20-25.000 km, ho pulito il filtro dell'aria, ho cambiato le pastiglie all'occorrenza, ho fatto tutto quello che riguarda la manutenzione ordinaria. Per il resto, a livello di rotture,
Ho avuto 3 rotture e ora le andiamo a valutare nel dettaglio. Primo problema, tallone d'Achille. Io vi dico sempre, chilometri e tempo. La moto aveva sui 5-6 anni, sui 65-70 mila chilometri. Un giorno d'inverno l'accendo, era circa un mese che non accendevo più, la moto si accende, va benissimo. Quando arriva a temperatura, la minima inizia a borbottare e di colpo si spegne. La riaccendo, la moto va bene, vado a fare un giro, va benissimo, ma dato che avevo letto nel forum del problema delle bobine, quando torno a casa, preoccupato, smonto tutto e visiono le candele. 2 candele erano così, belle lucide nella zona dell'esagono, eccole qua, e 2 candele erano così, iniziavano a essere ossidate. Quando vedete questo dovete iniziare a preoccuparvi perché significa che è entrata acqua nel condotto delle candele. Se entra acqua nel condotto delle candele non è un grosso problema, il problema è l'umidità che rimane all'interno. L'umidità potrebbe creare danno alle bobine, non con un mese ma con gli anni. Che cosa sono le bobine? Le bobine sono questi cappellotti qua, ve li faccio vedere nel dettaglio. Dove si trovano? Si trovano sopra le candele. Per farvi una simulazione, la candela avvitata sulla testata, la bobina si infila sopra in questa maniera. Quindi prima di togliere le candele bisogna togliere le bobine. Sopra abbiamo quest'asola che serve per serrarle, c'è questo spinotto per portare la corrente. Il discorso dell'umidità è che quando rimane sempre per molto tempo l'umidità all'interno crea danno alla bobina, tanto che con gli anni, non con i mesi, bisogna cambiarla. Ora la domanda nasce spontanea, ma perché entra umidità all'interno del condotto? Non c'è una guarnizione? Sì, la guarnizione c'è, questa cosa qua. Vedete questa guarnizione? Questa praticamente va battuta sopra il coperchio delle valvole e serve appunto per non far entrare nulla. Con un utilizzo assiduo della moto, quindi utilizzandola con la pioggia, lavandola con l'irropulitrice, quello che ho notato è che con il tempo, con gli anni, qualcosa si infila all'interno. Quindi cosa ho fatto? Nelle 2 candele dove ho visto l'ossidazione ho cambiato le bobine, quindi ho cambiato 2 sole bobine. Perché non le hai cambiate tutte e 4? Non le ho cambiate tutte e 4 perché ogni bobina costa 175 euro l'una, quindi fate i conti voi e per cambiarle tutte e 4 bisogna vendersi un rene. Dato che 2 candele erano perfette ho detto cambio solo 2 bobine. Il problema non si è più ripresentato, però cosa è successo? Dato che sono molto curioso ho detto provo a fare un test. Sotto la guarnizione vedete questa pasta grigia? Ho messo del silicone per guarnizioni per alte temperature in maniera da sigillare il tutto. Dopo questa modifica abbiamo fatto il viaggio in Turchia, al ritorno nei Balcani, nella zona di Sarajevo e Belgrado ho preso tantissima pioggia. Sempre per curiosità ho tolto le bobine di nuovo e ho visto che la situazione è molto migliorata, quindi diciamo che mettendo del silicone sotto la situazione migliora e la durata delle bobine sicuramente aumenta. Però non ho risolto al 100% perché comunque 2 candele erano leggermente ossidate. Non soddisfattissimo, arriviamo all'altra soluzione. Questo che vedete è un grasso dielettrico, quindi che si può mettere dove c'è corrente, con un punto di gocciolamento sopra 200 gradi. Significa che questo grasso fino a 200 gradi rimane solido. Dato che il silicone non mi piace come soluzione perché appunto ogni volta che togliamo le candele dobbiamo togliere le bobine, ho deciso di mettere il grasso come guarnizione e vedere cosa succede. A luglio dell'anno scorso, prima di partire per il viaggio a Capo Nord, cambio le candele. Con l'occasione ingrasso tutte le bobine. Il viaggio come è andato lo sapete benissimo, abbiamo preso tantissima acqua, quindi al ritorno, curiosissimo, smonto tutto. Cosa vedo? Il grasso è rimasto attaccato lì dove l'avevo messo, quindi il punto di gocciolamento ha resistito. In quella zona non si superano 200 gradi, però ho visto che il grasso un po' si è cristallizzato, quindi una candela era leggermente bagnata. Quindi, come soluzione, anche questa non possiamo accenderla perché non è definitiva. Ma c'è una cosa che non vi ho detto. Quelle bobine che ho utilizzato non sono quelle bobine che avevo, bensì bobine nuove che ho ricomprato, ma questa volta non ufficiali Yamaha. Questo perché queste bobine non sono state progettate alla Yamaha per la Super Tenere, ma sono bobine generiche, bobine che vengono utilizzate in altri motori, anche in motori della Mitsubishi, in motori per imbarcazioni. Quindi ci sono aziende appunto che le producono non originali.
io le ho prese da un sito tedesco, non ricordo benissimo il nome, sembra RM Stator. Le bobine le ho pagate 30 euro l'una, se vi ricordate le bobine scorse le avevo pagate 175 euro l'una, quindi quando le ho trovate a questo prezzo ho deciso di prenderle e di provarle. Le ho testate per il viaggio a Capo Nord, sono andate benissimo. Quindi la soluzione definitiva, quella che per me è la migliore in assoluto, dato che queste bobine sono un po' il tallone d'Achille di questa moto, cosa ho detto? Ho detto che ogni 5-6 anni la sostituzione delle bobine la metto come manutenzione ordinaria, visto il costo, quando cambio le candele cambio anche le bobine. Un'altra cosa che tengo a dirvi, molti del forum già lo sanno, queste bobine si trovano anche su AliExpress in Cina. Quando sono disponibili tutte e quattro le trovate a circa 60 euro. Io le ho pagate, se non ricordo male, 120 euro tutte e quattro, con delle spese di spedizione intorno alle 20-30 euro. Se trovo la fattura ve la lascio in descrizione del video. Per chiudere il discorso in maniera definitiva, nelle bobine ufficiali Yamaha questo anello che vedete spaccato è in metallo, ora anche leggermente ossidato, mentre nelle bobine che ho sostituito, quelle aftermarket, questo anello è in plastica molto rigida. Un'altra cosa, le bobine ufficiali, se andate a vedere nel listino ufficiale Yamaha, hanno un codice barrato, quindi le bobine che avevo io sono state sostituite con delle nuove bobine. Ora le bobine attuali ufficiali Yamaha, se sono in materiale plastico oppure in metallo, non lo so, magari se voi lo sapete scrivetelo nei commenti, così completiamo il discorso bobine. Altra cosa, ultima, per i più curiosi, queste bobine sono fatte in questa maniera nel dettaglio, c'è questo gommino che si toglie, eccolo qua, si infila la candela, e anche il cappellotto sopra si sfila in questa maniera. Diciamo che sono componibili. Eccoli qua nel dettaglio, spinotto, asola. Dopo tutto questo super mega pippone sulle bobine, dove abbiamo analizzato tutte le possibili soluzioni, passiamo agli altri due inconvenienti. Circa 7 anni, circa 80.000 km, dopo il viaggio in Turchia vedo una goccia d'olio sotto al cardano, quindi sostituzione paraolio cardano, lavoro semplicissimo sui 20-30 euro. Terzo inconveniente, lo sapete benissimo, ci ho fatto già un video, 90.000 km l'anno scorso, rottura del cuscinetto della ruota posteriore dove ho cambiato tutto il cerchio. Facendo un piccolo recap, moto con oltre 100.000 km che si appresta a festeggiare il 10° compleanno, diciamo manutenzione ordinaria, sostituzione bobine, sostituzione paraolio, sostituzione cuscinetto della ruota posteriore. Per il resto ho cambiato le pastiglie dei freni posteriori a 50.000 km, le pastiglie dei freni anteriori a 60.000 km. Questa moto è una frenata combinata, quando pinzo il freno avanti frena anche dietro, quindi per il mio modo di guidare ho consumato prima le pastiglie posteriori che le pastiglie anteriori. Per il resto ragazzi non ho fatto nient'altro. Ora arriviamo alla parte più interessante del video, perché dopo un'attenta consultazione con la moglie, dopo varie valutazioni, dopo un progetto che non sto qua ad annunciarvi per scaramanzia per il 2023, abbiamo deciso che la Tenerona non si vende. Ma dato che mi piace osare e non perseverare, data la situazione, ho portato la moto dal mio meccanico di fiducia, un meccanico qua in paese con 40 anni di esperienza, persona umile con la quale mi confido, alla quale chiedo tantissimi suggerimenti. Abbiamo redatto una lista di tutte le cose da controllare per vedere lo stato di uso di alcuni componenti meccanici che non ho mai controllato fino ad ora. Partendo dalla parte frontale della moto, facendo una sorta di sezionamento dinamico, la prima cosa che incontriamo sono le gomme. Ho rimontato le TKC70 della Continental. Sapete benissimo che non sono gomme perfette in tutto, ma sono gomme compromesso. Ci ho fatto un video a riguardo. Andando avanti, quello che troviamo, abbiamo controllato i dischi dei freni. I dischi dei freni al calibro nella parte esterna sono di 4,5 mm, iniziano ad avere un dentino. Attualmente sono 4,2 mm, diciamo che possiamo restare in sicurezza fino a 4 mm. Insieme al meccanico abbiamo deliberato che possiamo fare ancora 40-50.000 km. Per quanto riguarda le pastiglie, le ho cambiate una volta, come già detto, 60.000 km, ora saranno al 30%, non le ho ancora cambiate perché abbiamo ancora 15-20.000 km. Io non arrivo mai per sicurezza al limite, perché per me le gomme e i freni sono importantissimi, però diciamo che ancora non sono da cambiare, quindi non le abbiamo cambiate. Andando avanti, un altro cambiamento che ho fatto con l'esperienza del cuscinetto posteriore, ho sostituito i cuscinetti
delle ruote anteriori, non le avevo mai sostituiti prima. Andando avanti arriviamo alla zona che più ci interessa, quella del motore. Per la prima volta ho svitato le viti assemblate con cura dai giapponesi, in quanto abbiamo aperto il coperchio e le valvole. Nello scorso video vi ho detto che per manutenzione programmata la Yamaha consiglia di registrare, o meglio di controllare le valvole ogni 40.000 km. Io ragazzi non l'ho mai fatto, ora qualcuno di voi mi prenderà per uno scemo, però io per questa cosa mi sono affidato al mio meccanico di fiducia. Il meccanico mi ha detto vai tranquillo, non c'è bisogno di registrarle, e io ho detto guarda che se poi si tira una valvola i danni sono ben più grandi e il costo è ben più alto rispetto che controllarle. Lui mi ha detto per mia esperienza ti posso garantire che per come tieni la moto tu vedrai che non c'è motivo di controllarle, però arrivati a questo punto, come già detto, mi piace usare non perseverare, ho detto le voglio controllare. Quindi abbiamo aperto il coperchio delle valvole e abbiamo visto che dopo 100.000 km le valvole erano ancora in tolleranza, sia per quanto riguarda le valvole di aspirazione che per le valvole di scarico. Un'altra cosa di cui sono rimasto esterrefatto, e vi lascio una foto in sovraimpressione, è come si presentava il motore. Se andiamo a vedere le camme, che sono quegli eccentrici che si trovano sugli alberi a camme, sembrano come nuovi, non sono rigate, e addirittura il meccanico mi ha detto che quando iniziano a essere consumate hanno un leggero bordino all'estremità. Nel caso specifico, toccandole con il dito, sono lisce come se il motore avesse finito il rodaggio. Altra cosa che vedete dalla foto è la catena di distribuzione. Tirandola con le mani la catena non ha nessunissimo gioco, quindi abbiamo detto che la catena è come se fosse ancora nuova. Perlomeno queste sono le parole del meccanico, che ovviamente ha un occhio più attento e più vigile del mio, con molta più esperienza. Altra cosa che abbiamo visto sono le incrostazioni sulle valvole di aspirazione. Le valvole di aspirazione hanno pochissime incrostazioni. Tutto questo per dirvi che abbiamo richiuso il coperchio delle valvole come l'abbiamo trovato, nel senso che questa è stata una manutenzione che volevo fare visto il chilometraggio, ma se anche non l'avessi fatta potevo andare tranquillamente avanti, perché tutto quello che abbiamo visto sembrava ancora tutto come nuovo. Alzando lo sguardo al serbatoio della benzina, un'altra cosa che ho voluto controllare è stata la pompa della benzina. Qua la sorpresa è stata negativa. Abbiamo trovato un filtro della benzina veramente sporco, ma la cosa più triste è che quella poca benzina che rimaneva nella parte bassa del serbatoio, sporchissima, sembrava addirittura che ci fosse la sabbia. Confrontandomi con il meccanico abbiamo pensato che facendo rifornimento in luoghi un po' più remoti la benzina non era pulitissima. Comunque abbiamo pulito il filtro della benzina con il prodotto per i corpi farfallati, il filtro è tornato come nuovo e abbiamo rimesso la pompa vecchia, anche perché, rifacendoci al discorso dell'inizio del video dove conviene cambiare piuttosto che riparare, di listino la pompa costa 921 euro, quindi speriamo che ancora ne abbia per un po'. Seguitando nella parte posteriore della moto, altro controllo che ho voluto fare è quello del giunto cardanico. Sotto questa cuffia, in questa posizione, abbiamo visto che il cardano ha ancora una tolleranza bassissima, quindi facendo dovuti scongiuri dovrebbe averne ancora per molto. Arrivati alla coda della moto, vedete i raggi del cerchio che luccicano, perché con l'occasione ho cambiato le gomme, sempre di KC70 la Continental, e ho messo, come ben sapete, il cerchio nuovo. Ora, senza che vi giro la moto, vi faccio vedere nel dettaglio il disco che ho cambiato, perché ho cambiato il disco posteriore dato che le pastiglie erano finite. Con l'occasione il disco era consumato in maniera non omogenea, ho voluto cambiare disco e pastiglie. Ora ve lo faccio vedere nel dettaglio. Questo è il disco nel dettaglio, se lo guardate bene ha un consumo disomogeneo. Non è gravissimo, poteva anche andare avanti, ma dato che dovevo cambiare le pastiglie che erano finite dal viaggio a Capo Nord, ho detto faccio un regalo alla Tenerona, è un cruccio mio, quindi cambio disco e cambio le pastiglie. Per chiudere il cerchio ho cambiato anche tutti i liquidi: olio dei freni, acqua del radiatore, olio della frizione idraulica, e dulcis in fundo, dopo aver visto le condizioni generali, ho fatto un vero regalo alla Tenerona di mia iniziativa. Non era necessario cambiarlo e ora ve lo faccio vedere nel dettaglio. Parliamo di questo oggetto qua, vediamo chi ci indovina. Questo è il tendicatena, serve per mettere in tensione la catena di distribuzione. Come funziona? Funziona con l'olio del motore. Questa moto l'ha fatto sempre, non era necessario cambiarlo, però ogni volta che l'accendevo, quasi sempre, sentivo per 2-3 secondi il rumore della catena sbattere per poi scomparire.
Quando ho visto, sempre rifacendoci al discorso che la Yamaha non ha abbandonato il progetto, che il codice a barre di questo prodotto era barrato, quindi l'hanno rifatto nuovo, mi sono detto, viste le condizioni, visto il fatto che voglio ancora tenere la Super Tenere per diversi anni, gli voglio fare questo regalo, gli cambio il tendicatena. Ora, quando accendo la moto, il rumore della catena è sparito. E vai! Scusate per la risata finale, anche perché giustamente qualcuno di voi avrà detto ma che ti ridi, il tendicatena costa 250 euro e non ci vedo nulla da ridere, e avete ragione, però considerando tutto, io questa moto l'ho presa usata, l'ho pagata neanche 10.000 euro, non l'ho portata mai in un'officina ufficiale Yamaha, quindi tutto sommato mi è costata anche poco, secondo me si è comportata abbastanza bene, ci mettere la firma che se la prossima moto si comportasse come questa. Io attualmente faccio i dovuti scongiuri, abbiamo fatto tutti questi controlli con la speranza di puntare verso i 200.000 km, anche perché abbiamo un progetto per il 2023, ripeto, non vi anticipo nulla, l'idea è di spedirla in Sud America per lasciarla diverso tempo in Sud America, magari diversi anni. Spero ardentemente di puntare appunto a 200.000 km senza grossi problemi. Che dire, di fianco alla Super Tenere, di fianco a questa bellissima scritta, io vi saluto, come sempre, se avete trovato il contenuto interessante mettete un mi piace, se volete offrirmi un caffè vi lascio il link PayPal in descrizione. Nel frattempo anche Pio Parilla mi ha scritto se posso fare un video su come si fanno i video, grazie tantissimo, significa che i video vi sono piaciuti, per me è un enorme piacere. Anche Tony mi ha scritto, che dire ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti di cosa volete parlare e nulla, ciao ragazzi!